Hola, sono Nasa Biella e oggi ti presento il mio ABS Workout. È una sequenza di esercizi di core training per lavorare sulla stabilità e la mobilità della colonna. Iniziamo col primo esercizio che è il leg flutter. Distendo le gambe, bacino in imprint, braccia tese, lo sguardo avanti, inizio col movimento delle gambe. Cerco di mantenere l'andatura, l'addome è sempre attivo, le gambe sono tese, cerco di mantenere l'andatura. Tengo fino alla fine. Ok. Primo esercizio fatto. Faccio 30 secondi per ogni esercizio. Secondo esercizio vado dalla postura di low plank a high plank. I gomiti sono sotto le spalle, la schiena dritta e lunga, lo sguardo cade sempre giù e da questa posizione stendo le braccia, piego, stendo, piego. Cerco di alternare le braccia. L'addome è sempre attivo. Stringo i glutei. Cerco di mantenere sempre l'andatura. Ok, perfetto. Secondo esercizio fatto. Andiamo al terzo esercizio. Io utilizzo sempre praticamente 30 secondi di lavoro, 15 di pausa. Ognuno di voi può adeguare il suo allenamento alle sue capacità. Possiamo progredire o regredire l'allenamento aumentando il tempo, aumentando le ripetizioni o diminuendo il tempo, diminuendo le ripetizioni. Il terzo esercizio è Russian Twist. Bacino in imprint, le gambe tese, braccia tese e vai di lato. Cerco di accompagnare il movimento con le spalle. Nel mio caso le gambe sono sempre tese. Se non me la sento posso piegare le gambe. L'importante è accompagnare il movimento con le spalle per attivare gli addominali obliqui. Ultimi secondi. Perfetto. Il terzo esercizio è stato fatto. Passo sempre da un esercizio di mobilità a un altro di stabilità. Andiamo a fare shoulder taps. Mani sotto le spalle, la schiena dritta e lunga, lo sguardo cade sempre giù e qua inizio, mano verso la spalla opposta. Ogni volta che porto la mano su, espiro. È fondamentale in questo esercizio cercare di non spostare il bacino. Guardate, il bacino fermo, così attiviamo i muscoli stabilizzatori. Il braccio che rimane giù è completamente disteso. Bene, cambiamo ancora esercizio. Dalla stabilità torniamo alla mobilità. Le gambe vanno su, apro le braccia, cerco di schiacciare la zona lombare, il bacino sempre in imprint, l'ombelico viene risucchiato alla colonna, così non perdo la stabilità. E da qui vado verso le caviglie. Dove sta? Lo sguardo oltre la punta dei piedi. Cerco di fare un movimento esplosivo su. Sento gli addominali che si attivano, non sovraccarico mai sulla cervicale. Ed ecco qua, ancora un esercizio fatto. Passiamo ancora a un esercizio di stabilità. Plank, knee to elbow. Gomiti sotto le spalle,
schiena dritta e lunga, lo sguardo cade sempre giù, avvicino il ginocchio alla spalla, espiro. Mantengo il ginocchio sempre alto, ruoto la testa e non inarco mai la schiena. Ed è fatta. Ancora pausa. Noi teniamo sempre 15 secondi di pausa, passiamo all'esercizio successivo. In and out. Dalla posizione da seduti, mani dietro, piego e distendo. Poi la respirazione è al contrario, quando distendo le gambe, espiro. Controllo sempre il bacino nella posizione imprint. Distendo le gambe completamente. Ok, bene. Andiamo ancora a lavorare sugli stabilizzatori. Questo è uno dei miei preferiti. In questo caso faremo side to side plank. Gomiti sotto le spalle, schiena dritta e lunga, lo sguardo cade giù, ruoto il bacino. Ogni volta che ruoto, espiro. Le spalle non si devono muovere e cerco di mantenere l'andatura. Il movimento deve essere fluido. Non esercizio, crunch per obliqui. Si può fare appoggiando il piede per terra. A me piace tantissimo farlo con la gamba tesa. Apro il ginocchio, mano dietro la nuca e da qui avvicino la spalla. Cerco di andare con la spalla verso il ginocchio opposto per attivare gli addominali obliqui. La gamba sinistra rimane sempre tesa. In questo caso cerco di fare 30 secondi da un lato, 30 secondi dall'altro, cambio, mano dietro la nuca, gomito largo e continuo. Perfetto. Passiamo all'ultimo esercizio. Siccome è l'ultimo esercizio di questo piccolo circuito di 10 esercizi, cerco di dare intensità. Facciamo il mountain climbers. Postura, mani sotto le spalle. Distendo, schiena dritta e lunga ed è fondamentale in questo caso, quando porto avanti le ginocchia per maggiore attivazione degli addominali, di mantenere le ginocchia basse. Non larghe, non alte, il bacino non deve stare su, schiena dritta e lunga, lo sguardo cade giù, ginocchia basse, le braccia sempre tese, e mantengo l'andatura. Allenamento finito, 10 esercizi per gli addominali, 10 esercizi che si possono fare comodamente a casa perché non c'è bisogno di nessun attrezzo. Potete trovare questi esercizi nel mio sito nasabiella.ch sulla voce training e potete scaricarli in formato PDF. Spero vi sia piaciuto, lasciatemi commenti, tanti mi avete chiesto di fare un po' di contenuto, di parlare un po' di tecnica, di parlare delle esecuzioni degli esercizi. Ecco, sono qui.
Grazie di cuore.